Ti sembra tutto quanto normale in questo studiolo, di la verità, guardati a destra, a sinistra, niente è cambiato. E invece no, devi sapere che sono immerso nell'acqua fino a questa altezza, come il buon Franco Cerri della vecchia pubblicità del Biopresto, non so se te la ricordi. Naturalmente sto scherzando, però devi sapere che la temperatura in questo studiolo ha raggiunto davvero dei livelli insopportabili, ma noi, da bravi gentiluomini digitali, facciamo finta di niente e tiriamo dritto fino a quando ce la facciamo. E veniamo all'argomento del giorno. Di che cosa voglio parlarti? Bene, devi sapere che ci sono due novità molto importanti che riguardano gli aggiornamenti di Windows. Sono due novità decisamente non negative, ma che sicuramente faranno storcere il naso a qualcuno. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Ed eccola qui la prima notizia, ce la porta fresca fresca, magari, hardware upgrade, che titola in questo modo: Microsoft rivoluziona gli aggiornamenti su Windows. Ecco i checkpoint update. Ma che so sti checkpoint update? Microsoft annuncia una nuova strategia per gli aggiornamenti di Windows, introducendo i checkpoint cumulativi, che promettono di ridurre i tempi di installazione, mica male, consumo di banda, anche meglio, e spazio su disco. Praticamente rasentiamo la perfezione. Inizialmente questo nuovo tipo di aggiornamenti sarà disponibile solo su Windows Server e su Windows 11 24H2, ma successivamente saranno estesi anche alle altre versioni. Ma vediamo un po' come funzionano. Ebbene, devi sapere che a quanto pare questi checkpoint cumulativi rappresentano un nuovo tipo di approccio alla gestione degli aggiornamenti di Windows. Sono stati progettati per ottimizzare l'esperienza degli utenti e alleggerire il carico sui sistemi, e fin qua l'avevamo capito. Microsoft punta a fornire correzioni di sicurezza e nuove funzionalità attraverso pacchetti differenziali incrementali significativamente più leggeri rispetto agli attuali aggiornamenti cumulativi. Sbiriguda. Effettivamente devo dire che Microsoft, quando vuole, riesce ad essere abbastanza criptica, rifugiandosi nell'informatichese stretto, ma quindi vediamo di capirci qualcosina di più, perché in realtà questo meccanismo è molto interessante e soprattutto ci tocca tutti quanti molto da vicino. Leggiamo che cosa c'è scritto. La chiave di questo sistema risiede nella capacità di includere esclusivamente le modifiche apportate a partire dall'ultimo checkpoint, evitando la ridondanza di dati già presenti sul dispositivo. Che cosa significa questo? Che ogni volta che ci sono degli aggiornamenti critici viene creato un cosiddetto checkpoint. Un checkpoint è una sorta di pietra miliare che dice a Windows: fin qui tutto bene, questi aggiornamenti vanno bene e vanno recepiti. Dall'aggiornamento successivo, anziché reinventare la ruota tutte le volte, si partirà direttamente dall'ultimo checkpoint e quindi si smetterà di buttar giù tutto quanto il pregresso per poi andarlo a ricostruire e si aggiungeranno solo ed esclusivamente le nuove funzionalità. E questo naturalmente si tradurrà in una maggiore velocità di aggiornamento, in un minor consumo di banda e anche in una minore occupazione dei nostri hard disk. Infatti Microsoft prevede di rilasciare periodicamente questi checkpoint, creando una serie di punti di riferimento lungo il ciclo di vita di ogni versione di Windows. Gli aggiornamenti successivi si baseranno quindi sull'ultimo checkpoint, aggiungendo solo i nuovi pacchetti necessari. Questo meccanismo consentirà al sistema di manutenzione di Windows 11 24H2 e non solo di combinare i vari checkpoint, garantendo che solo il contenuto effettivamente mancante venga scaricato ed installato. Finalmente, aggiungo io. Gli utenti più curiosi possono sperimentare in anteprima questa novità unendosi al canale Insider e installando la Windows Insider Preview Build 26.120.1252, di cui abbiamo parlato in un video precedente che, nel caso ti fossi perso, ti lascio linkato qui in alto.
Ma come ormai abbiamo imparato, Microsoft dà e Microsoft toglie, e questo ci porta alla seconda notizia del giorno che probabilmente andrà indigesta a qualcuno. Infatti, la blasonatissima rivista americana Windows Latest titola in questo modo: Microsoft aggiornerà automaticamente e quindi forzatamente i PC Windows 11 alla versione Windows 11 23H2. Che cosa significa questo? Che se hai un PC con una versione di Windows precedente, quindi la 21H2 se mai ce ne fossero ancora in giro, oppure una 22H2 che magari ti funziona benissimo, niente da fare. Verrai aggiornato automaticamente e senza che ti venga chiesto di farlo alla versione 23H2. Ma non leggiamo questo articolo che è in lingua inglese ed evitiamo di farci del male leggendone un omologo in lingua italiana. Ed eccoci qua su everyeye.it. Devo dire che è una rivista che non si trova al top delle mie preferenze, ma in questo caso è assolutamente sovrapponibile alla sua versione inglese. Il titolo è questo: Windows 11, Microsoft obbliga gli utenti ad aggiornare il PC. Cosa cambia? Una precisazione: questo obbligo di aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente Windows 11, quindi di conseguenza, se per caso hai una versione di Windows 10, non sarai obbligato a passare forzatamente a Windows 11, almeno per ora. Nell'articolo leggiamo che l'ultimo aggiornamento di Windows 11 è arrivato il 12 luglio e che molti utenti però non hanno ancora scaricato l'update e addirittura tantissimi non hanno ancora installato Windows 11 23H2. Ed ora Microsoft sta correndo ai ripari, cosa che francamente mi fa tremare le ginocchia ogni volta che lo sento. E infatti, come spiega Windows Latest, a partire dai prossimi giorni Microsoft inizierà ad aggiornare automaticamente a Windows 11 23H2 tutti quanti i PC compatibili. Insomma, se hai un PC con Windows 11 e sei rimasto alla versione 22H2 o addirittura una precedente, a partire dai prossimi giorni Microsoft potrebbe rilasciare un aggiornamento automatico che porterà Windows alla sua versione più recente, e cioè la 23H2, non la 24H2, che è quella che sto utilizzando io in questo momento, ma che è ancora in fase sperimentale. Il motivo di questa mossa è semplice, e cioè con l'arrivo di Windows 11 24H2 fissato appunto per l'autunno, Microsoft terminerà il supporto per Windows 11 22H2 e per le sue versioni precedenti del sistema operativo. Resteranno dunque supportati solo Windows 11 23H2 fino al 2025 e Windows 11 24H2 fino al 2026. Per evitare che i PC non aggiornati vengano esposti a problemi di sicurezza e bug, Microsoft ha deciso di aggiornare forzatamente da remoto tutti quanti i dispositivi che non hanno ancora effettuato l'update. Per il momento sembra invece che i PC con Windows 10 siano salvi. Il supporto a Windows 10, come ben sappiamo, finirà nel 2025, perciò fino ad allora, e questo ho voluto evidenziarlo in viola apposta, Microsoft non forzerà alcun utente all'aggiornamento a Windows 11. Se tuttavia hai Windows 10 e ti pungesse vaghezza di testare Windows 11 sul tuo PC, qualora naturalmente compatibile, esiste una procedura guidata di Microsoft che ti consente di effettuare la transizione al nuovo sistema operativo senza perdere né i dati né la maggior parte dei programmi installati sul tuo computer. Qualora fossi interessato, fammelo sapere tranquillamente nei commenti e vedremo insieme come effettuare questa procedura in un prossimo video. Eh sì, posso capire che qualcuno storcerà il naso davanti a questa decisione unilaterale di Microsoft che farà sfumare il suo Windows 11 22H2 che magari funzionava perfettamente, vedendoselo rimpiazzato con una 23H2 nuova fiammante.
Tuttavia c'è da dire che comprendo la decisione di Microsoft perché, non potendo supportare un numero indefinito di versioni dello stesso sistema operativo anche per questioni di costi, sia necessario unificare il tutto. Tanto Windows 11 per Windows 11 diciamo che non c'è una differenza abissale. Ma veniamo a noi, perché se all'inizio del video ti ho detto che scherzavo sul fatto che qui sotto ci fosse una piscinetta, adesso alla fine del video questo desiderio si è trasformato magicamente in realtà. Infatti ho sudato così tanto che adesso c'è una pozza qui sotto. No, naturalmente ancora una volta sto scherzando, però quello che voglio dirti è che molto probabilmente in questi giorni e fino alla fine di agosto ci sarà, come avevo già anticipato, una riduzione del calendario dei nostri video che comunque non mancheranno mai settimanalmente e forse anche giornalmente in termini di contenuti di vario genere, tra quiz, post in community e tante altre sorprese, sia su questo canale che sul nostro nuovo canale Il Lato Oscuro, dove i video sono di tutt'altro tenore. Ma veniamo a noi e soprattutto veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Silvio Davola e Giupa77, che si sono appena abbonati al nostro canale. E quindi, cari amici, è con estremo piacere che vi do il mio benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un ringraziamento speciale, tadan, va ad Enrico Iaci, Domenico De Chirico e Fabrizio Baita, che si sono sì abbonati ma in qualità di distinti gentiluomini. E quindi, cari amici, nel dare anche a voi il benvenuto a bordo è con piacere che mi tolgo il cappello farlocco. Ma veniamo anche ai super grazie del giorno, che quest'oggi sono particolarmente importanti. Sono infatti da parte di Giorgio Brusasco, che è immancabile, Damiano Pietro Lena e Roberto Zanini, che hanno voluto contribuire alla vita del canale. Un ringraziamento invece particolare va al nostro amico Petrus, in arte Stefano Petrolini, che oltre al super grazie mi aveva promesso un caffè che per colpa mia, e di questo mi scuso, non abbiamo potuto prendere insieme, ma ci saranno sicuramente altre occasioni. E non possiamo dimenticare un ultimissimo ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che ringraziarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima.